Bene, abbiamo iniziato per Jenny. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. Connettiti più profondamente a Jenny, ti accompagno e ti aiuto contando, se vuoi, da 5 a 1. La vedi già? Sì, 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 se vuoi sì. Dimmi come la vedi. Allora, è lei ed è come se fosse una sirena, ma con tante code. Ha 8 code da sirena. Ehm, Mm, e rappresentano tutti i carichi che lei si porta dietro. Da, 8 code. sì, 8. Da quanto? Allora, se le porta, ho già visto prima, sono i contratti che lei ha firmato, dei contratti. Alcuni sono di vite precedenti, ma qua è come se avesse rifirmato dei contratti dopo. Ok. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Ok, un po' di numeri. Vibrazione. 835 milioni, Percentuale di consapevolezza. 113%, PSPE. 33,67, Vite precedenti. 2121, Cervello. 7,8. Ok. Vite precedenti vissute, se ci sono, con il marito. Ah, ne vedo una. Eh, allora, ce ne sono due, ma dove erano marito e moglie, ce ne sono altre due, ma me ne fa vedere una in particolare e mi fa vedere questa dove vedo un molo che va sul mare, sull'oceano, e dove Jenny viene salvata da lui. Non stava proprio annegando, però era ehm, a- come se non riuscisse più, come se perdesse un po' le forze, no? Stava perdendo le forze e vedo che lui la sostiene e la porta verso riva. Perché ti mostra questo? Questa vita? È come se allora, la cosa che è uguale, che è similare, che rifanno uguale, è che è come se lui fosse, cioè insieme a lui lei può, è come se fosse un salvagente, no? Un salvagente o come se fosse una zattera. È come se dentro il mare ci fossero le interferenze, ok? E sulla zattera, più che le interferenze in generale, le interferenze riguardo a questi 8 contratti, ok? Quindi è come se sulla zattera lui fosse tipo la zattera e le interferenze riguardo a questi 8 contratti rimangono nel mare. Quindi con lui come se potesse un attimo metterla in stand-by per quanto riguarda lei in Mhm. particolare. Sono fiamme? Più anime affini, sì. Non è Gemelle affini? sì. Ok. Ok.
Eccezionalmente oggi abbiamo tantissimi disincarnati. C'è una storia familiare, Mm-mm. sembra, c'è. Sì, sì, io vedo proprio che sono questi contratti. Vediamoli, sfogliamoli. Invece di andare al cluster abbiamo 8 code di sirena e Mhm. 8 contratti. Vediamo tutti e 8. Numero 1. Numero uno è come ehm, il numero uno che è quello, diciamo, più che incide di più a livello proprio a livello familiare, cioè che si ripete, è quello che dice se tu vuoi la tua energia, io mi devo prendere qualcuno o qualcosa a cui tu tieni tanto. E questo era già stato firmato prima di lei, nella sua famiglia, nelle altre generazioni. Se tu vuoi la mia energia, chi parla? Eh, un felinoide. Che è adesso lì con lei? Mhm. Mhm. Sì. Ok, numero 2. Numero due, ehm, anche questo vedo che è familiare. Pe- no, più che familiare è suo di altre vite anche. Ok, quindi che continua a ripetere. È come se lei dovesse. Allora ti dico l'immagine di questo contratto è, io mi posso muovere, però solo come se avessi ehm, una catena, no? Quindi ho un certo raggio di libertà e autonomia intorno a me e oltre io non posso andare perché non mi è permesso. E quindi 3. La catena, diciamo, sì. mm, mm, La mm. catena del cane. Sì. Mm. Il terzo riguarda, lo vedo legato al fisico, legato. Allora, è come se vedo che in alcune occasioni è come se si illumina, cioè come se si accendessero le articolazioni, alcune articolazioni, no? Non so, sai presente tipo l'allegro chirurgo, quel Mhm. gioco? Mhm. Ok, che se lei fa qualcosa in una certa direzione, che potrebbe essere qualcosa che mm, La può va aiutare nella sua oltre, evoluzione, esatto, evoluzione va oltre e il giocare. l'allegro suona. Sì, e Vabbè, quella, sono tutti della stessa forza, adesso è inutile sforzarci e cercare di sì. capire. Vediamo le entità, esatto, eteriche. Il Ah, felinoide, abbiamo il felinoide e poi abbiamo falconiforme e poi di là vedo un rettile. di là dove? A sinistra vedo il felinoide Ah. in mezzo, falconiforme e il rettile. Così. E di L? Di L ne ha 6. Ci sono Mhm. tre entità mentali. Analizziamole, vediamole. Che livelli? Allora 2, 5 e 6. Compiti di quella di livello 2. Quella di livello 2 è quella che solita, diciamo più o meno, è quella che fa pensare a Jenny di che lei non è in grado, che non è all'altezza.
quella che le dice che deve raggiungere una perfezione che non può mai raggiungere perché non è mai abbastanza. Può essere quella che, tipo, lei diceva prima, no? Che continuo a studiare perché penso che non sia mai sufficiente, no? Quindi continuo a fare corsi, studiare, prendere varie specializzazioni. Diciamo, quella è l'entità di livello 2. Entità di livello 5. Allora, l'entità di livello 5 è mm, ok, collabora con il felinoide, ok? E quindi tutte le volte che lei ha quelle emozioni di perdita, quelle emozioni dell'abbandono, ok? Le fa credere che ha bisogno di qualcosa dall'esterno per colmare questo senso di abbandono e di perdita. Ok, può essere riferito all'alcol. Ok. 6. Quella di livello 6 è quella che la fa, le mette proprio le frasi e i pensieri di, diciamo, depressione, down, momenti di sfacelo, vedo proprio, sai, mm, cioè la vedo come se quella di l'entità di livello 6 le dà proprio dei pensieri, degli impulsi e le crea anche le emozioni tramite gli ETL, ok? E c'è anche un impianto mentale e fa sì proprio che le sue vibrazioni vadano giù basse basse e arriva a sentire quella sensazione di disfatta, di sono arrivata in fondo, non posso più rialzarmi. Perfetto. Gli EDL lavorano tra l'eterico ed il mentale, ci sono degli Ah. impianti. Allora, c'è un impianto mentale che è un disco, però c'è solo il perimetro, diciamo, fisso, si vede solo il perimetro, questo disco, che è nel cervello più o meno in orizzontale, più verso il basso, ok? Poi vedo c'è un impianto più o meno a metà dello sterno, poi due sui polsi, una a sinistra e una a destra. Poi ce n'è uno appena sopra il pube e poi ce ne sono due nelle ginocchia. Basta. Causa esoterica dell'infortunio alla gamba. Allora, un abduction. Lì c'è stato un abduction. Operata da chi? Dal falconiforme. Con che scopo? Eh, è come se ogni tanto le facessero un abduction, a volte gliele fanno anche di notte. Sperimentano un po' i vari momenti della giornata, i vari momenti della sua vita, così, per vedere come se facessero un check della trasmissione tra i vari impianti, da dove ciucciano l'energia. Quindi la prelevano, fanno proprio un check. Oh, causa esoterica dell'incidente al braccio. Allora, lei tramite il rito che aveva fatto quel giorno da sola, Mm. eh, in quel momento lì solo, però, non sono arrivate entità che sono rimaste, ma c'erano delle entità lì e vedo che come se girassero sempre lì, no? Come se queste entità fossero sempre lì. E hanno iniziato a ciucciare la sua energia.
Ok, ma il motivo per cui, è proprio anche le vibrazioni con cui lei ha fatto quel rito, che erano abbastanza basse, perché erano quelle emozioni un po' di tristezza e no, di dolore lei voleva rompere questo patto, questo contratto, no, che la sua famiglia, senza che lei lo sapesse, comunque, che da generazioni che hanno fatto questo contratto riguardo appunto alle perdite nella sua famiglia, no? Quindi quelle vibrazioni lì con cui lei ha voluto fare il rito avevano questa emozione negativa che vibrava molto basso e in quel momento lì loro hanno iniziato a ciucciare parecchio e era come se lei dovesse stare lì perché loro riuscivano a ciucciare bene la sua energia e quindi il fatto che lei è caduta per loro era un modo per trattenerla, Mhm. ok, in quel momento lì. Sacra di San Michele. Sì, è questa cosa qua. Cioè, oltre all'incidente lì intorno, il fatto proprio che lei ha fatto il rito alla Sacra di San Michele era questa cosa qua. Ok, chiamalo San Michele. Mhm, mhm. Chi arriva? È arrivato, è arrivata questa figura. Vedo proprio tipo un frate, non so, Mhm. tipo vestito da frate con l'aureola. Che DNA eterico ha? Allora, un po' mantide, un po' rettile, e poi penso sia il DNA dei demoni. Boh, sì, sì, è lo stesso. Mhm. Ma come? Solita. San Michele rettile? San Michele non ha la spada con cui Ti sto schiaccia il sentendo male? rettile? Mi senti? Sì, Adesso? sì. Dicevo, San Michele non ha la spada con cui schiaccia il rettile? Boh, io ho visto che ha questo DNA qua. Ok, cosa vuole dire? Piace. Beh, lui sta parlando a te, vuol parlare a te, dice, Sì, sì, è vero che io schiaccio i rettili, ma devo far, come se devo far, mm, è una messa in scena, no? mhm. Mm, è una Lui ci messa in vuole scena. bene e mi vuole bene. Mm, vorrebbe dire di sì, ma tanto si legge che è In no. viso che non è no. Neanche io Perché? gli voglio tanto bene, anzi mi sono veramente rotto le palle di sti cavolo di arcangeli. Mhm. Che cosa sono gli arcangeli? Chiediamolo a questa entità. Beh, io non te lo voglio dire, dice. Ok, allora vengo ad abbracciarlo. Mhm. Se non me lo dice vengo ad abbracciarlo. Allora, ha spostato le mani così e dice non puoi. Io posso abbracciarlo e posso fare quello che voglio. Mhm. Allora, quello che vedo è come se avessero questo programma di questa entità, no? Ammasso di dati, insieme di dati, è come se avessero un'informazione, una programmazione che all'esterno devono continuare a fingere finché proprio non, fino all'ultimo, no? E poi vedo Mhm. proprio dietro invece c'è tutto un piano di informazioni che sono la verità. Però è proprio come se fossero programmati che fino all'ultimo devono dire le cose non vere. Ok, quali sono le cose vere? Sì, vere che non ci dicono. Eh, ok, quelle vere, ehm, praticamente lui dice io sono un'entità che deriva da
deriva che ha come superiori appunto dei demoni, e quello che io devo fare è cercare di abbonirmi le persone, farle fare che loro diventino miei sudditi, che mi adorino, per agganciarli e poter ciucciare l'energia per poi mandarla agli altri, faccio da A chi canale. gli altri? Agli altri sono i demoni, i tre demoni, mi dice. Gli altri tre demoni sono Gabriele, Raffaele, Gabriele, Michele e Uriel. No, no, quelli sono i miei pari, dice. Gli Mm. altri tre demoni più in alto. Come si chiamano? Moloch, Satana e Lucifero. Chiamiamoli. Mhm. Io ve lo dico, sto per essere colto da un attacco di noia totale, per cui se mi vedete sbadigliare per la noia mortale che mi starà per prendere fra poco. Moloch, Satana e Lucifero, come li vedi? Vedo come al solito c'è Moloch in mezzo, c'è Satana di qua e Lucifero di qua. Come è fatto Arrivano. Moloch? Perché Moloch lo in vedo. alcune Mm, rappresentazioni sembra molto anfibio. un po', potrebbe essere un po', soprattutto nel viso, come io vedo che ha queste due corna normali come le corna di qualche animale, non so, di toro tipo, e poi ha queste tre tipo antenne, però fatte tipo appunto, mm, Tene di lumaca, di è come se, pesce, di sì, lumaca di esatto, mare. sì, qua, un po', non lunghissime, qua. E poi c'è un po', vabbè, la faccia qua, tipo, no, fatta tipo così, brutta così, apposta. Mm. Tu penso che non ne sappia nulla, ma c'era un giocattolo quando ero piccolo che si chiamava E-Man e c'erano dei personaggi secondari cattivi e buoni, no? Nei cattivi c'era un uomo anfibio. Mm. Lo conosci? No, non mi ricordo, no, mi ricordo i men, ma Ok. quello lì no, non mi ricordo, c'era Quello la tigre, verde, no? però, siccome tu non lo sai, Mm? un personaggio di Man verde era ispirato a Moloch, Boh, dimmi solo quello che l'immagine ti mi è arriva. arrivato, sì, infatti mi è arrivato tipo questo qua che ha più o meno queste corna qua, ma che vanno un po' più indietro, invece no, Ah, ah. una corona, e poi vedo che ha tipo una coda con una Non punta, mi non mi quello lì ricordo, non sì. lo so, sul verdastro. Quello che mi arriva è che è un po' un misto. L'hanno. Ok, com'è Satana invece? Allora, Satana lo vedo tra il nero e il rosso. Mm? Che porta in Eh, braccio Raffaella, la sua prediletta, che gli dedica le canzoni, e qualcuno nel canale mi ha anche chiesto perché. Ah. mm, Ok. mm, perché, vabbè. Ehm, allora, Ah, a nero e parte gli rosso. scherzi, Raffaella è lì con lui, No, Raffaella è nella teca dove è nella vanno teca dei, sì, dei i vetri. pupazzi. Mm. Sì, è lì. Appena hai detto Raffaella, è stata illuminata, diciamo, dalla scena, tra virgolette. Ehm, Assomiglia a cosa Satana? Se quello là assomiglia a una rana, questo qua a cosa assomiglia? questo, che cosa posso dire? Più un drago, vagamente, cioè può Mm. ricordare più un drago. E Lucifer? Allora, Lucifer, allora, è tutto nero, anche lui con le corna, e potrebbe invece somigliare più a- vedo un po' più tipo felinoide, ha meno rughe, non so come dire, no? Meno ringrizzito qua. Ci vogliono bene questi tre? Oh, la verità è no.
E dicono sì invece. Certo, avanti sì. Chi è il più importante? Allora, di solito arriva in mezzo c'è Moloch che è un po' più grande, no? Però è come se inscenano, no, questa scenetta. È il copione che loro hanno deciso di inscenare a noi, Cioè, quale? davanti a noi. Di fare che Moloch è più importante e più grande e gli altri due sono i valletti, i sudditi, no? Ma tu cosa vedi? C'è un capo tra questi tre o no? No, 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 sono tutti Chi e è il tre capo di pari. questi tre? Ma in realtà sono tutti e tre. Cioè, vabbè, era Poseidone. Però, allora, ti dico, allora, ok, vedo, c'era Poseidone, Mm. ok, ma Poseidone ha perso l'energia da quando il secondo universo si sta, cioè non c'è più, c'è la palla lì immobile, ma Mm. come se fosse rimasta, loro sono rimasti come se fossero stati messi in una palla pianeta ambulante, ok, Mm. e li avevo già visti un'altra volta, è come se, mi viene la parola, vagassero, ecco, è come se vagassero tra il secondo universo e il primo, e sono su sta specie di pianeta ambulante. Ehm, è un tentativo di mantenere il collegamento tra il secondo universo e il primo. Il secondo universo ormai non c'è più, non ha più proprio energia, è diventato come un sasso inerte. E loro vagano. Ok, a questi tre Jenny dà energia? Quando fa tipo questi riti così, sì, ogni volta che c'è un rito pseudo religioso e satanico è uguale, alla fine satanici sono più diretti e quindi ne prendono di più. Qua sono un po' più, diciamo, mascherati e quindi a volte sono mediati e quindi l'energia viene ciucciata ma un po' più gradualmente. Va bene. Una cosa che non ci ha detto nei punti, ma me le ha scritti, sono la passione per le materie filosofiche. Mhm. Cosa vedi a questo proposito? E niente, che è la sua PS che ehm, è come se le insegnasse a ricercare, no? A andare a farsi domande, a vedere più nel profondo come stanno veramente le cose. È una maniera che la PS ha trovato consona per comunicare con Jenny, tra virgolette, no? Perché è tutta lei, però per far sì che le sue parti comunichino, ha visto che poteva essere, è stato un modo abbastanza efficace ehm, portarla verso le materie filosofiche. Ok, apriamo le porte del cinema. Sono invitati tutti, in primis il figlio, Mhm, ad assistere alla sessione. Figlio che ha avuto degli incidenti, ma che si è salvato. Prima di chiamare si presenta? sì, sì. Ok. Prima di chiamare i quattro disincarnati, andiamo, anzi li chiamiamo, Mhm, fratello, mamma, papà, sorella. mhm, E mentre li chiamiamo, andiamo a quella brutta giornata in cui Jenny perde sua sorella, entrambe nell'acqua, con un piccolo pasto nello stomaco. Lei viene salvata e tirata fuori a bordo molo, la sorella, in preda a una congestione, no. mhm. Dimmi quello che vedi, così, libero. Allora, vedo loro due, vedo la sorella appunto che rimane senza vita, e lei invece è fuori che è viva e che rimane sotto shock, un po' come vedo che rimane sotto shock perché poteva essere lei al suo posto. Vabbè, i primi pensieri vedo questo, no?
potevo morire anch'io, potevo essere io al suo posto, è così. Eh, allora, a livello esoterico vedo che è come se eh, l'energia di questo contratto familiare dovesse prendere mm, qualcuno, no? Mhm. Ehm, Vedevo già prima, è come se lei pochi giorni prima che iniziasse tutta questa cosa avesse, senza volerlo, avesse confermato questo contratto dicendo una frase, eh, non so, allora la vedo come se avesse parlato con un'amica, un'amichetta qualche giorno prima e poi da sola avesse fatto un patto, avesse ripetuto un patto rispetto all'argomento che aveva detto con questa amichetta e da lì ha rifirmato il contratto che c'era già stato in precedenza nel loro ramo familiare, albero familiare. E cosa E diceva questo contratto? quello appunto il primo che avevamo visto, che era quello, io ti do l'energia della vita, ma in cambio mi prendo qualcosa o qualcuno che è importante per te. Ehm, e quindi in questo caso qua è stata presa la sorella. Chiamiamola Mhm, insieme al fratello e ai genitori. mhm. Dimmi se si presentano tutti e quattro e con volontà. Sì, 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 si sono presentati tutti e quattro. Mm, e vedo come se appunto, è come se fossero divisi in due, no? I genitori sono morti di malattie, diciamo, generate dal grosso dispiacere della perdita dei figli, quindi vibrazioni basse che il fisico non è stato in grado di reggere. E invece il fratello e la sorella sono morti per incidenti. Primo diciamo causato a livello eterico, il secondo causato proprio anche a livello fisico. Mm. Mhm. Ehm, Bene, partiamo dalla sorella. mhm. Come la vedi? La vedo come se fosse rimasta congelata lì. Quindi arriva, ci si può comunicare, ma non ha espressione, come se fosse rimasta congelata ferma lì. Mm. La vedo con due trecce, non so. Eh, A quanto ehm, vibra la sorella? ma mi viene 25. 25-25. Mm, Beh, davanti a tutto questo freddo bisogna scaldarci. Mettiamogli un ad eternum vicino. Non è suo, è nostro. È lì vicino. mhm, E le diciamo che è una forma energetica per tutti. E se lei ne vuole usufruire lo può fare. Energia pulita, pura, diciamo calore, lei che ha freddo. mhm, mhm. Adesso si è ammorbidita, dice finalmente riesco a esprimere anche all'esterno quello che sento dentro. A Mm. quanto vibra?
Adesso 250.000. Mettiamogli un altro ad eternum dall'altra parte, Mhm. vicino. Mhm. A quanto vibra? 2 milioni e mezzo. La sorella di Jenny è collegata alla Terra, Era immobilizzata in quel posto là. quindi era attaccata lì al lago. Mm, sì. E adesso? Adesso dice finalmente è rimasta un po' eh, mm, non scioccata, Sì, molto cioè, stupita, molto esatto, la coinvolta. differenza, no? Ha sentito la differenza, però è molto contenta di essersi liberata e di vedere che la realtà è un'altra, ok? Era convinta che appunto dopo la vita si rimanesse nel posto dove si moriva, dice. Ero convinta che tutti rimanessero nel posto dove si muore, in quello stato lì, Qual è il mobilizzati posto in tutti. cui si muove? Si Ah, nel muore, luogo, nel muore. luogo. Cioè, come se fosse una fotografia, no? Lei pensava che dopo la morte ci fosse solo l'istantanea di quel momento e lì rimanevi per sempre, la sensazione che lei ha avuto in tutti questi anni. E Quanta invece consapevolezza c'è in questa ragazza, eh, questa mm, PS? adesso, beh, non ce n'era, era come se fosse, la vedo abbastanza bassa. Adesso, vedendo il cinema di Jenny, Mhm. gli si è aumentata di colpo, cioè ha fatto un bello sbalzo perché era quasi Congelata. alle prime armi, non so come dirti. Cioè, Diamole una pillola Vic, vediamo se si dà un disincarnato, se la riesce a prendere. Vibrazione, informazione e quindi consapevolezza. Le mancano delle informazioni. mm, mm, Lei mm, era mm. convinta che Sì. si restasse nel luogo in cui si muore. Mm. Sì, sì, la prende, sì, sì, possiamo dare tranquillamente. Ok, nella Vic c'è l'informazione di come crearsi un ad eternum. Lo può fare un disincarnato? Allora, lo può fare, ma è come se mm, come se prendesse l'informazione di quel tipo di vibrazione. Ti descrivo quello che vedo. Allora, Sì. fa l'ad eternum, l'ha preso, poi si è sparsa tutta la vibrazione, ma come se poi va all'esterno, ok? E il disincarnato ha l'informazione di cos'è quella vibrazione, ma non vibra lì. Mhm. Jenny può aprire lei il portale aureo. Mhm, certo. Prego. Mhm, Il portale aureo non è mica mio, non è mica tuo, Elena, non è mm, mica di qualcuno, è di tutti. sì, È un portale. Noi l'abbiamo scoperto, l'abbiamo creato, ma scoperto allo stesso tempo. mm, Tutto è già presente. sì, Bisogna solo scoprirlo. Bella questa visione. mm, mm.
è tutto già esistente, qualunque cosa, qualunque creazione. Chi la crea semplicemente la riscopre. Mhm. Ok, l'ha aperto. Lo vedi uguale a quello che vedi di solito, che Sì, apriamo noi? sì, 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 è sempre lui. Ok. Sì, Dobbiamo sì. correggerlo, sistemarlo, potenziarlo. No, no, è lui. Portale Quanto è aureo. grande? Vedo un cerchio, potrebbe essere tipo 2 piani come grandezza, un diametro, no? Com'è il bordo del 2 metri. cerchio? Quasi non si vede. Cioè, come se apri uno spazio, come se apri, eh, come se sposti delle tende, no? Quindi vedi solo il portale aureo oltre e tutto intorno come prima. Non so se sono riuscita a... Sì, sì, sì. Mm. Ok, lei vuole dire qualcosa a Jenny? Questa era l'esperienza che la mia PS ha scelto e quindi io ho scelto di morire presto e fare questa esperienza. Eh, diciamo, quello che vuole dire è che la sua entità che l'ha fatta morire, l'interferenza che l'ha fatta morire, si è messa d'accordo con l'interferenza di Jenny per far coincidere il momento, per far coincidere l'evento. Ok, lasciamola lì prima di... Se vuole andare Mm? può andare, però stiamo per chiamare nello specifico il fratello, se vuole restare, come è probabile che sia, Mhm. Sì. pazienti ancora un attimo. Chiamiamo il fratello. Mhm. Si dice che i genitori non dovrebbero mai vedere la morte dei propri figli. In questo caso è capitato 2 volte. Mm. Un maschio o una femmina? Causa esoterica di questa morte folle. Diciamo che aveva sottovalutato un po' la determinazione dei suoi aguzzini, diciamo, di tutto, di chi ha, dei mandanti anche, no? Mhm. Va bene, stesso percorso della sorella, gli diamo una VIC, Mhm. gli insegniamo, accelera il percorso, gli diamo la VIC, quindi delle Sì. informazioni, che sono la cosa più importante. Le informazioni comprendono anche le istruzioni per creare una Deternum. Mhm. La C di consapevolezza è la consapevolezza che si è creato un grosso disequilibrio. Chi Mhm. gli ha fatto il regalino adesso è in disequilibrio e lui anche. Quindi lui che adesso sa creare gli Ad Eternum Mhm. mette in bocca a ognuno di quelli che gli ha fatto il regalino un Ad Eternum in modo da creare e ricostruire il- l'equilibrio. Attenzione, non è vendetta, è ricerca dell'equilibrio, su cui si basa tutto. E l'Ad Eternum emette alte frequenze. Mm. Questi signori sono vivi ancora? Mhm. Sì. Cosa provano adesso? Provano un grande senso di dolore, vergogna, ehm, li vedo dentro spaccati in due. Eh, eh, È come se il dolore per quello che hanno fatto adesso entrasse in contrasto, mh, cioè il dolore che provano adesso entrasse in contrasto, per quello che hanno fatto, entrasse in contrasto con quello che hanno fatto, quindi con la carica e la motivazione che li ha portati a fare quello che hanno fatto. Ok, e dentro c'è una spaccatura, ci sono delle crepe all'interno di loro che proprio Ok. fanno. Bene, loro sono immersi in una realtà che ha della giustizia umana. Questa giustizia non ha ancora fatto il suo corso. Sicuramente ne hanno combinate delle altre, quindi tutti i documenti, le testimonianze, gli elementi bloccati
e disequilibrio, quindi. Ora si sbloccano. Ogni documento bloccato ha un ad eternum sopra e quindi si sblocca. Ogni persona che non ha ancora parlato adesso ha un ad eternum attaccato al sederino come il codino a pompon dei leprotti e adesso parla. Qualunque tipo di giudice o magistrato che se n'è stato zitto adesso va avanti con qualunque tipo di processo e condanna giusta. Mhm. Equilibrio, equilibrio, giustizia, verità, correttezza, equilibrio, sensatezza. Rimettiamo a posto nel gioco Matrix tutto quello che non va bene, tutto Mhm. quello che è rimasto sbilanciato. La bilancia ha un piatto giù, un piatto su, no, la bilancia ha due piatti allo stesso livello. Mhm. Quanti ad eternum sono stati creati allo scopo? Vedo in tutto un centinaio, sono più o meno una ventina, 20, sì, più o meno, ventina a testa, vedo 5 persone, quindi. Vedo proprio che la vibrazione alta degli ad eternum che si diffonde e queste crepe al loro interno continuano a rimanere lì, è proprio il riequilibrare, no? Mhm. Questa è l'esperienza della loro vita in questa vita e questo è. Cosa vuole dire alla sorella, il fratello? Mi sentivo forte e non pensavo veramente che arrivassero a tanto. Finalmente avevo trovato la mia strada e, e probabilmente per questo sono stato fermato. Padre e madre. Mhm. Allora, il padre lo vedo piangente, ancora da allora sempre, continua a piangere, sempre, mai smesso. Fosse in carne ed ossa, dopo un po' le lacrime finiscono, ma lì si può in eterno. Se rimani con quella vibrazione lì del dolore. Mhm, mhm. Eh, Vic, a tutte e due. sì. Mentre l'assorbono, vai Mhm. a vedere se c'è una correlazione tra l'incidente del figlio di Jenny e adesso non ricordo bene, ma forse la mamma scopre la malattia, Mm, giusto? Giusto, sì. sì. Lo stesso giorno. Eh, allora, eh, il figlio non faceva parte, era la mamma che doveva essere tolta a Jenny, ok? E al figlio doveva essere fatta un abduction, ok? E anche in quel caso lì, come quando è morta la sorella, le entità si sono accordate per far coincidere le due cose, per aumentare la vibrazione e poter ciucciare di più. Per rendere ancora di più, Sì, diciamo, il carico da 90, il classico esatto. carico da 90. Va Mm. bene, la madre come la vedi? Se il padre piange, la madre che fa? La madre eh, è come, è come se dentro fosse tutta quell'emozione di forte dolore e tristezza, cioè dentro è solo emozione di forte dolore e tristezza e intorno ha il suo involucro di come Finto, era va in tutto vita. bene. Sì, tutto bene, Ah, no, apatico, un po' sull'apatia, senza tanta espressione, un po' va bene. serie, boh. Va bene. Entrambi con la Vic come cambiano, se cambiano?
Allora, papà può, scopre che era disincarnato, come se non si fosse mai mosso da lì. Non come la figlia, che la figlia sapeva di essere morta, ma pensava che mh, finiva tutto così, no? Che rimaneva la foto della morte e boh. Il papà invece è come se si sentisse ancora in vita a piangere eh, la figlia e poi i figli. Ehm, La mamma invece si rendeva conto di tutto, si è resa conto di essere morta, si è resa conto di essere disincarnata, ma ancora non voleva lasciare questo posto con la speranza di poter aiutare ancora chi era rimasto in vita. Uno dei quattro, tutti e quattro, una parte Mhm. dei quattro sono collegati alla casa che non si vende. La mamma, infatti stavo per E dire questo è il questa motivo per cosa. cui non si vende la Sì, casa? sì, 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 Vabbè. sì, sì, Messaggio della mamma se assolutamente. vuole, messaggio del padre se vuole. Il papà si sente alleggerito perché il dolore in questi anni è stato veramente forte. Se piangere così tanto i figli è stato forte. Ma lì li vede i figli? Adesso O è sì, legato? è come se vedesse su... No, prima è come se nascondesse... Sì, prima era legato alla terra, tra virgolette, non alla casa, ma alle due figlie rimaste, no? E quindi Mhm, vedeva col ricordo di averne quattro e ce n'erano due, ok? Quindi mhm. piangeva per quelle che non c'erano. Adesso invece vede anche i due morti, vede che sono morti e vede le altre due, vede che anche lui è morto e sa, finalmente sa. Mhm. Bene, cosa vuole dire a Jenny? Mi sento molto leggero, grazie, grazie perché mi hai dato veramente un grosso sollievo. È tutto Messaggio, diverso da quello che pensavo. messaggio della mamma. La mamma sì, sa che... Allora, da una parte sa che Jenny non ha bisogno del suo supporto, ok? Mhm. Però dall'altra è come se sentisse una parte per dire, ma non ne sono tanto sicura. Ok, ha preso la Vic, ha visto che funziona così, ma è come se Mm. facesse fatica a mollare, ecco. C'è Jenny che ridacchia, mi sa che era proprio così la mamma in vita. Ah, Mm. ah. Va bene, tutti e quattro, no, tutti e tre, perché la sorella l'ha già fatto, l'ha già aperto il portale, si aprono un po' più portale, oppure se ne aprono uno e lo mettono davanti a quello della sorella. Cioè, voglio che i Mm, portali siano tutti e quattro coincidenti o molto vicini, paralleli, come dire, in modo che tutti e quattro, ancora mhm, legati a questa, perdonatemi, baggianata della parentela, perché è una baggianata, la mamma è stata tutto, donna, uomo, su, giù, in tutte le linee temporali. A questo giro è la mamma di Jenny, chissà che cos'altro ha fatto nelle sue migliaia di vite. Quindi sono baggianate questi rapporti personali, di parentela e anche lo stesso pianto, con rispetto parlando, del papà è una baggianata, è tutta una baggianata. Potrebbe essere il titolo della sessione, la baggianata, perché la Matrix è una baggianata. La Matrix è una baggianata, è un sogno. Gli diamo tanta importanza, ma è una baggianata. È solo un pretesto per fare esperienza. Basta. Tutta questa importanza alla baggianata non va data. mhm. Stringi, stringi, straight to the point, dritti al punto, è quello. Non c'è niente di veramente importante. Che si spoglino questi quattro disincarnati dei loro abiti da teatro, già adesso, prima di entrare. Mhm. Perché entrando è facile, ma toglierselo adesso, prima di entrare nel portale aureo, è difficile. Chi lo fa, se lo fa? Il papà e il fratello, subito. E nudi come li vedi?
Li vedo solo essenza di disincarnato. cioè parte eterica, Sì, parte sì, subliminale esatto, sì, sì, parte eterica. Come se fossero parte eterica, sì. e subliminale, insieme. Sì, 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 però la rappresentazione no, non vedo più i vestiti, non vedo più la forma, c'è solo l'idea e la consistenza è parte eterica e subliminale, ma è solo l'idea. Non so come descrivere, è come se fosse... Ok, via nel portale, i due, Mhm, madre e sorella, stesso processo, che si spoglino, se non riescono, via nel portale. Se lo fanno, via nel portale lo stesso. allora, la sorella l'ha fatto, la mamma fa un po' fatica, io la manderei così, tanto poi là. Andiamo là Mhm. così. Fatto? Ok. Ok. Tutti eventuali altri membri disincarnati della famiglia, collegati o non collegati a questa tara familiare, subito, immediatamente nel portale. Arrivino velocemente nel Mm, portale. Tana libera tutti. mhm. Se si presenta qualcuno, dimmi quanti solo. 356. Quindi di tutti i tempi, tipo. Sì, 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 tutto dall'inizio di questo contratto preciso. Sì. Mazza, so, Mm. circa 6. No, no, 356. tantissimo, tantissimo. Bene, chiudiamo il portale aureo. Ok, Mm, chiuso. La casa è vendibile adesso ed è pulita. Allora, è vendibile, c'è qualche interferenza che non riguarda lei, qualcosa riguardo alla figlia e al figlio. Vedo loro due un po'. Delle loro interferenze, però sono legati a loro, non alla casa. La casa adesso secondo me è vendibile, sì. Sì, sì. Va bene, andiamo allora con Jenny al cluster. Mhm. Che cosa fa lì? Allora, ci fa vedere ogni sua vita è un vasetto di vetro, un po' stretto e un po' altino, e dentro c'è un fiore tipo stilizzato, tipo come se fosse finto, no? Tipo cartapesta, e ogni petalo corrisponde a un contratto di ogni vita. Ci sono 2121 vasetti. Ok. Li vuole tenere? No, no, sta già aprendo il portale definitivo. Via tutti, senza Entrati troppi dentro e chiuso. complimenti. Ha chiuso Benissimo. il portale. Andiamo all'avatar, ma prima lasciamo qui un ad eternum, Mhm, una pallina di energia che emette per sempre ad eternum frequenze alte. mhm. Ha messa. Ok. Andiamo all'avatar. Mhm, mhm. Ti dico come lo vedo. Mhm. È stravaccato sulla sedia disperato con la testa indietro. Via tutto. Senza tanti complimenti, Sì. tanto ormai non... di questi costrutti, diciamo, software, ci interessa men che meno, cioè meno di niente. Lo fa lei, ovviamente, Sì, sì, sì. ha fatto tutto lei, sì, sì, Fa bene, assolutamente. lo fa velocemente, lo fa con voglia, con Allora, desiderio. sì, con molta voglia, molta...
energia, di solito, solitamente in media vedo che prendono da sotto tutto, scrivania, computer, e buttano tutto. Stavolta lei ha preso la sedia con l'avatar e l'ha sbattuta via, poi il computer e poi la scrivania. Ok, tutto in E un adesso ha portale, no? chiuso. Sì, sì. Ok. Con questa nuova condizione ad eternum anche lì, Mhm, ne facciamo altri 5, in totale sono 7. E le mhm. facciamo mettere questi 5 rimanenti nel corpo fisico. Dove lo mette qua? Qui, sul costato sinistro in fondo. Emozionale. Dove lo mette? Mette più o meno a livello del fegato, direi, come posizione. Non nel fegato, ma lì, come Rabbia? posizione. Eh, no, è come se da lì poi prende tutto sotto, perché è come se avesse una grossa palla qua di questo peso di tristezza e malinconia, ok? Tristezza e malinconia che fanno questa grossa palla qua nell'addome. E mettendolo lì, la vibrazione va verso il basso e poi torna su. Vedo che ha fatto così. Eterico? Dove lo mette? In cima alla testa, Subliminale? in mezzo. Alla testa. No, no, sai che io vedo tipo, Ah, sì, 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 sì. è proprio in mezzo, in mezzo. Mentale. Il mentale l'ha messo nel cervello a livello occipitale. Ok. Le entità mentali ci sono ancora? No, 6 EDL, felinoide, falconiformi, rettiliani. no, I tre scemi, Moloch, Satana, Lucifero. no, no. I vari arcangeli, Michele, Gabriele, Mm. Uriel, ehm, Ah no. mm, quell'altro, come si chiama? Michele, Gabriele, Raffaele, Mm. Uriel. No, 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 no. Certo che San Michele col mezzo DNA rettiliano, tanta roba, eh. Tanta roba. Chissà quanti poveri cattolici si rivoltano nella tomba. Ma come? Ma cosa dite? Ma cosa? Ma perché? Mettiamo un ad eternum nella entità mentale collettiva della religione, del fanatismo religioso, con una particolare enfasi per la sezione dove si crede fermamente ad angeli ed arcangeli. Mhm, Fatto? mhm. Sì, sì. Bene. Messaggio finale della PS della PE di Jenny. Ah, Jenny. Tu puoi creare la tua realtà. Ora, im- per comunicare con me, con noi, prova a immaginare che tu puoi stare con, come se le tue vibrazioni alte, per alzare le vibrazioni, tu fossi in una sfera che sta in alto, no? Quindi ingloba dentro questa sfera il tuo obiettivo di positività, di energia positiva, di vibrazioni alte, di serenità, di cose che ti fanno stare bene. E ogni volta immagina di essere dentro a questa sfera che si solleva da tutto, che rimane nell'obiettivo di positività e serenità. Mm. Vedo che le dicono di quando ha bisogno di rilassarsi, quando ha bisogno di... eh, allora, l'ideale sarebbe ogni volta che ha voglia di bere un bicchiere di qualcosa di alcolico, di andare in giardino, se ha un giardino io vedo una cosa così, e prendersi cura, allora all'inizio magari coltivare,
coltivare delle piante o dei fiori che hanno lo stelo alto, no? Hanno proprio uno stelo fine che cresce su. Potrebbe essere tipo, che ne so, una cosa tipo un tulipano, un girasole, Mhm. cose così, no? Che hanno lo stelo alto. E Lo poi man stelo e mano poi che... il fiore. Sì, il fiore, qualche foglia, no? Lunga. Eh, prima fare tipo una riga, fare tipo come se lei dovesse disegnare il confine della sua serenità, no? Uno Mm. spazio dove è ordinato, dove non c'è confusione, c'è armonia, c'è... eh, Oggi si usano tanto i mm, bulbi, quindi uno compra i bulbi, li mhm, mette dove vuole, in fila, a mhm. forma di cerchio, come gli pare, e Sì, poi cresce effettivamente alcune foglie e poi parte subito il fiore. esatto. E finito il fiore, sono i narcisi, no, vabbè, insomma, ci sono bulbi di vario tipo. Sì. Interessante, quindi volevo proprio chiederti un messaggio relativo all'uso dell'alcol, che ormai è il salvagente, no? È stato usato il salvagente ed è iniziato proprio dopo l'incidente della sorella. Mm, 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 mm. Eh sì, infatti, no? Scalda il cuore, no? L'alcol. Mhm. La PS dice proprio, se puoi, ogni volta che hai voglia di bere un bicchiere di alcol, fai questa cosa, pianti un nuovo bulbo, oppure, sì, comunque, no? Vai, sì, pianti un nuovo bulbo e poi lo fai costantemente, nel senso,